Salve fandoni e ben ritrovati su Assassin's Creed Shadows. Questo inizio è stato scriptato perché abbiamo ricaricato il salvataggio, visto che tippandomi off registrazione ha fatto questa roba, però non ve lo volevo far perdere. Eccoci qui, siamo al porto di Sakai, giusto? Mi pare di sì. Ci serve una nave e dobbiamo andare verso quella costa in fondo, che voi adesso non vedete ma vedrete adesso. Quella costa lì in fondo, eccolo lì, quel punto panoramico precisamente, dovrebbe essere Amagasaki. E noi sia a nord che a sud di Amagasaki abbiamo qualcosa da fare. C'è una nave. Non credo sia utilizzabile in realtà, mo vediamo. Ok, allora. La nave è qui. Ok, no, sì, invece sì. A posto. Paccherei tutto. Ok, ora possiamo andare. Ok. Allora, come al solito, la zona portuale è sempre piena di nebbia. Questo ci crea non pochi problemi perché non abbiamo navi a bordo, però cerchiamo di capire. Questo già mi sta per venire addosso. Ehi. Ehi. Oh. Oh. Ma porca. No. Stare a levare a mezzo. Ehi. Ok. Posso guidarla sta cosa? No? Vabbè, ci sta portando dove dobbiamo andare in realtà. Più o meno. No, stiamo andando a Osaka mo. Magari adesso posso fottergli il comando. Sono incastrato. No, non va. Sì, l'acqua sembra letteralmente melma. È l'unica cosa del comparto grafico che veramente hanno fatto male. Non capisco perché. Cioè, guardate, proprio sembra slime, sembra padding, non lo so. Cioè, credo che stiamo andando giusti in realtà, eh. Quasi. Siamo raso, però non so se riusciremo a beccare una queste barchette sono fisiche effettivamente, vedremo. Io credo che anche tipo in ste navi qua ci sarà qualcosa da vedere. Comunque per adesso affidiamoci a... Eccolo lì il nostro passaggio. Ma tu non ti puoi fermare un attimo? No, vorresti evitarmi, amico mio. Vorresti. Ma amico mio, stai calmo. Lo vedi, andiamo nella stessa direzione, quindi stai tranquillo. Cioè, non perderai più di 6 anni circa. Ok. Ma non si può sprintare in... ok, sì. Ah, a posto, allora. Allora, prima o poi dovremmo vedere terra. Terra! Alberi, in realtà. Eccoci. Ok, dovremmo essere nel punto giusto. Ora cerchiamo di... Molo di Amagasaki. Eccoci. Oh merda, mi dispiace. Vabbè. Eccoci qui. Molo di Amagasaki. Yudeka. Secondo me ad Amagasaki non hanno le donne, cioè tipo è la prima volta che l'ha vista.
Può essere. Vediamo. Diamo un'occhiata. Maschio. Ah, ah, no. No, non riesco a capire. No, ok, no. Posso. Vabbè. Mythbusters. Ehi, c'hanno pure i bambini, attenzione, eh. Allora, questo che è? Il sedano. Bene. Qui in giro. Arcieri. A proposito di arcieri, scusami, la missione di prima dovrebbe averci droppato un arco. Anche un abito molto meno figo. Scusami, come... Ah no, l'arco, giusto, mi sa che non ce l'abbiamo noi con Naoe. No. Allora, come non detto, quando sbloccheremo Yasuke, perché qua non ci sta. Doggo. Ehi. Oh. No. 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 Volevo... No. Come glielo spiego, mo? Stello di Amagasaki. Un secondo che sono arrivato in terra nuova, già ho creato un casino. Comunque ragazzi, io non so se negli scorsi episodi voi l'avete notata questa cosa, ma vorrei farvi vedere questa cosa, se la fa adesso, magari mo gaff. Guardate questa corda. Niente, no, raga, stavo scherzando comunque. Non so che cosa stesse pensando la mia mente, ma... Allora. Qui che cosa c'è? Oh, oh, oh. Cazzatissimo quel cane. Salve. Che fa lei? Si imbriaca? Oh. Poi te lo spiego. Mamma mia, la Global Illumination comunque. Guardate all'interno della casa come si tinge del colore del sole, che è prettamente estivo. Secondo me cambiando stagione cambia un sacco anche il tono di colore in generale. Non che non fosse replicabile in rasterizzazione, però. Allora, tornando a noi, no? Mamma mia, si sente proprio che è estate, che figata. Villaggio postale di Muko. Allora, tornando a noi, usiamo le vedette. Vediamo un po'. Che bella sta zona. Mamma mia, sono un sacco di campi. Allora, io vorrei fare prima la missione che mi dà il cappuccio, questa qui. Quindi, Izumisetsu a ovest di Amagasaki, quindi da questo lato qui, a Nanatsumatsu. Proviamo a vedere qui, circa, più o meno qui. Ok, abbiamo un'idea. Quindi proseguiamo in questa direzione. Oh, perché si sono spaventati questi? Che è successo qua dentro? Ah, è uscito il gatto, sì, ha senso. Ah no, c'è un morto. Oh merda.
Pam! Pam! Ancora è vivo. E adesso no. Che avete combinato qui? Le 11, 9, 11. Anche questo riesco a killare. C'ho un punto maestria, credo di sì. Danni inflitti ai nemici vulnerabili, però vulnerabili. Credo funzioni in generale. Ok. Ah. Amuri. Grande. Ok, era... Era un obiettivo. È un peccato trovarli così, però, eh. Però ne scopriremo sicuramente di più. Aia. 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 Vabbè. Vabbè, ci stava, ci stava. Oh, stick drift? Oh. Vabbè. Ce l'aggiustiamo meglio? Vediamo. O lo lasciamo qui? Non era quello che volevo fare. Non sta proprio funzionando, eh. Ma se lo lasciassimo qui? Perché sarebbe meglio scoprirlo con anche il contesto, vi dico la verità. Poi comunque siamo un po' a livello basso rispetto a quello che dovremmo essere. Guarda come corro con la lama di fuori. Mettiamoci qui dentro. Mi stanno seguendo? Sì. Sali veloce. Ok. Ci prendiamo quella cassa che credo sia... Ok. E poi ci lanciamo nel fiume. Ce la faccio? Forse no. Ho paura. Di qua sì. Ok. A posto. Come salgo però? Ma non posso. Posso aggrapparmi al ponte? Sì. Ok, a posto. Salve. Oh merda, mi stanno ancora a seguire.
E dovremmo essere a posto. Allora, andiamo di qua. Dovremmo trovare quasi ciò che cercavamo. Quasi, eccoci qui. Zona di indagine. Oh, bambini che giocano. Kakurega di Amagasaki. Sento... oh, ok, sono loro. C'è un luogo di meditazione. Sta il tesoro, il One Piece qua, cioè. Strada del legno. Andiamoci a fregare il legno. Oh merda. Chi era? Oh merda. Oh merda. Oh. Vi troverete mai. Non credo che sia qui il giustiziere, giusto? In realtà potrebbe, In realtà potrebbe, sai. No, è proprio quella zona, ok, no. Va bene, però questa strada del legno è interessante. Facciamo che ci torniamo, dai. Non faremo subito la meditazione perché è un flashback e in questo momento già abbiamo dilagato troppo. Ok, io credo che sia proprio qui. Eccolo lì. Picco di Nakayama. Incidente di Nanatsumatsu. Abbiamo un po' di roba da leggere, quindi prima di questa cosa ovviamente trovate i capitoli se volete skippare, però leggiamoci un po' di roba. Partiamo da questo, l'ultimo che abbiamo trovato lo leggiamo per ultimo. Allora, la città di Sakai, frontiera, deve il nome alla sua posizione, al confine fra tre province, Setsu, Kawachi e Itsumi. In origine era una tenuta agricola, ma poi si sviluppò come stazione di posta lungo le vie di pellegrinaggio del Kumano-Kodo, vista la vicinanza al santuario Sumiyoshi. La prossimità alle coste spinse molti marinai a stabilirsi nella città di Sakai, che nel XIV e XV secolo divenne un importante porto commerciale sul mare interno di Seto, o Setonikai. Le merci provenienti da Kyoto giungevano qui percorrendo il fiume Yodo e il delta, ma a Sakai approdavano anche merci dall'ovest del paese e persino dalla Cina. Nel tempo si stabilì una rotta internazionale che collegava Sakai con il porto cinese di Ningpo, nei pressi dell'odierna Shanghai, passando per Satsuma nel Kyushu meridionale e per l'isola di Shikoku. Si trattava di una valida alternativa alla rotta tradizionale che faceva capo al porto di Hakata nel Kyushu settentrionale, che però era minacciata dalle lotte di potere tra il clan Hosokawa, che aveva grande influenza sullo shogun di Ashikaga, e i potenti signori di Oshi, che controllavano l'Honshu occidentale e il Kyushu nord-orientale, incluso il porto di Hakata. Io come al solito mi scuso per le pronunce perché saranno tutte errate, ma va benissimo così. Il Gansenji, eccolo qui, era il tempio, giusto? Sì. Kaizukagobo o Gansenji è il nome di un monastero dell'Onganji situato al centro della provincia di Izumi e con ogni probabilità fondato attorno al 1550 da Shonyo, il padre di Kennyo. Nel 1555 era già un importante tempio cittadino, ma nel 1577 fu completamente bruciato da Oda Nobunaga per ordine... No, Oda Nobutaga, Tada, per ordine di suo padre Nobunaga, all'inizio della campagna di Saika. La ricostruzione ebbe inizio nel 1580, in seguito all'accordo di pace tra Longanji e Nobunaga, e il monastero divenne la residenza di Kennyo tra il 1583 e il 1585. Che è adesso, giusto? In quel biennio il tempio prese il nome di Onganji di Kaizuka. L'attuale nome di Gansenji fu scelto nel 1602 da Giugno, che succedette al padre Kennyo, nel ruolo di capo della setta dell'Onganji. Quindi Kennyo e il padre erano effettivamente figure storiche.
Nel 1580, al termine della guerra contro Nobunaga, Kennyo lasciò l'Onganji di Osaka per stabilirsi allo Sanjinomori Gobo, nella provincia di Ki. Lungo il percorso ebbe probabilmente modo di vedere i lavori di ricostruzione già avviati dopo l'attacco subito nel 1577 da parte di Oda Nobunaga, l'erede di Nobunaga. Oda Nobunaga, l'erede di Nobunaga. Nel 1583 Kennyo spostò nuovamente il quartier generale dall'Onganji da Sanjinomori a Kaizuka, in parte per assicurare a Shiba Hideyoshi, che in quel momento si trovava a fronteggiare l'opposizione dei guerrieri di Saika, e degli altri combattenti della guerra dell'Onganji, che all'epoca avevano la loro base nel tempio Negoroji, nella provincia di Ki. Vi rimase per 2 anni, finché nel 1585 non fu invitato da Hideyoshi a fondare l'Onganji di Tenma a Osaka. Dal suo diario, compilato tra il 1580 e il 1586 e custodito dal suo segretario, sappiamo che negli anni trascorsi a Kaizuka era in buoni rapporti con i signori feudali e in particolare con gli Hideyoshi. Ok, ho capito che sono personaggi realmente esistiti, non ricordo nessun nome di nulla, è veramente difficile seguire, vi dico la verità. Il commercio estero a Sakai. Le giughe cinesi e le navi portoghesi scaricavano molte merci nel porto di Sakai, tra cui medicine, tessuti pregiati, libri, dipinti, ceramiche, set per calligrafia e molto altro ancora. La merce veniva conservata nei magazzini della città prima di essere ridistribuita e rivenduta nel Giappone centrale. Le navi tornavano poi in Cina, cariche di legname, argento, carta di alta qualità, ventagli, paraventi, spade e pellicce di animali cacciati nelle isole settentrionali. Le spade giapponesi in particolare erano rinomate e richiestissime in tutto l'Estremo Oriente. Nel 1580 i portoghesi si erano di fatto affermati come intermediari nei commerci tra Cina e Giappone, pur continuando a vendere armi da fuoco nell'arcipelago. Sakai, importante centro artigianale, si specializzò anche nella produzione delle armi da fuoco, acquistate e utilizzate in battaglia dai daimyo. Tuttavia gli armaioli locali producevano anche altre armi, in particolare spade. A Sakai vi erano anche pellai esperti che producevano selle e brighe per le cavallerie dei signori feudali, nonché un gran numero di distillerie di sake, di piccole banche e laboratori specializzati nella produzione di raffinati tessuti damascati in seta. E la cosa bella è che noi questo l'abbiamo visto, cioè c'è il quartiere che è specializzato nella creazione di armi, e suppongo che le zone che non abbiamo esplorato siano tutto questo che abbiamo appena letto. Quindi è molto bello comunque conoscere un po' di contesto. Kabuto. Il kabuto è il tipico elmo dell'armatura giapponese. Uno dei primi a essere portato in Europa è quello offerto a Filippo II di Spagna nell'ambasceria Tensho del 1584, custodito nell'Almeria Reale di Madrid e parzialmente distrutto nel 1884 a causa di un incendio. In occasione di questo nuovo capitolo della saga di Assassin's Creed, l'elmo è stato ricostruito partendo dal modello digitale, da inventari storici della collezione reale e da fotografie del XIX secolo. La sua ricostruzione permette di capire quanto grande sia stata la fascinazione tra gli europei per l'espressività esotica di un mondo radicalmente altro rispetto a quello di Filippo II. Il kabuto è un elmo da guerra, ma era anche un oggetto cerimoniale assieme all'armatura a cui è associato. È composto di placche di acciaio e ferro unite o collegati da fili di seta o rivetti, ma all'esterno di solito è riccamente decorato, in particolare con l'uso di lacchei di vari colori. Vabbè, lo sappiamo. Proprio come gli elmi impiegati negli eserciti attuali, il kabuto era l'elemento più importante e pregiato dell'armatura. Molti di essi potevano essere considerati oggetti preziosi, data la laboriosità della loro creazione e decorazione, vere e proprie testimonianze del rilievo sociale del potere di samurai e daimyo. La masceria inviata a Filippo II fu la prima a giungere in Europa, con l'obiettivo di presentare questi nuovi principi cattolici a Filippo II e al Papa. Fu organizzata da Alessandro Valignano, colui che ha portato gli Asche, visitatore plenipotenziario vicario del preposito generale nelle missioni delle Indie orientali, come prova del successo dei Gesuiti in Giappone, come modo di stimolare le relazioni di quel paese con l'Europa. Ok, invece questo qui è quello che mi interessava sapere. Questo è Nanamatsu, dove ci troviamo attualmente. Nel 1579 Oda Nobunaga fece decapitare 36 membri della famiglia di Araki Murashige a Kyoto, non prima di aver fatto crocifiggere 122 dame e bruciare 388 donne e 124 uomini a Nanatsumatsu, vicino ad Amagasaki, che avevano la sola colpa di essere stati al loro servizio. Il massacro fu compiuto per punire Araki, che da Arioka era fuggito al castello di Amagasaki abbandonando i suoi familiari. Il vassallo di guardia al castello di Arioka aveva permesso di convincere Araki, che già si trovava al castello di Amagasaki, a consegnarsi a Nobunaga in cambio della vita degli ostaggi, ma il piano fallì e lui stesso si diede alla fuga, abbandonando i poveretti al loro destino. Porca puttana.
Nobunaga era solito accusare i suoi nemici di corruzione, come fece per esempio con i monaci di Enryakuji sul monte Hiei e con gli Ikki di Nagashima, nella provincia di Ise, mentre i massacri servivano a dimostrare l'incapacità dei suoi avversari di proteggere i propri vassalli e gli abitanti dei loro territori. Ah, vabbè, pensavo continuasse la frase, vabbè. Adottò la sua stessa tattica con Ashikaga Yoshiaki nel 1573, quando per costringere lo shogun a riconciliarsi con lui appiccò un incendio nella zona nord di Kyoto. Si tratta di un celebre esempio della sua strategia. Porca puttana, non aveva nessun freno, era un pazzo maniaco. Ok, quindi ci sono dei prigionieri. Molti. E dei crocifissi anche. Quello è un civile? Sì. Farei un salvataggio perché prevedo gaff. Ah, ma ha visto? Servirebbe la notte. È il tramonto questo? Pare di sì. Potremmo aspettare giusto un attimo. Se avessimo l'ombra dalla nostra sarebbe sicuramente più facile. Sì. Attenderemo. Nel frattempo ci facciamo un giro qui intorno. Cerchiamo di perlustrare l'area. Allora. La paglia sicuramente ci può aiutare a tirar giù almeno 2 di loro. Comunque la fauna è assurda, cioè è super varia. Qui c'è un archibugiere. Non so come si dica. Sì. Non so se riesco a tirarlo giù con un solo colpo a lui. Voglio un attimo capire questa cosa senza magari farmi sgamare. A quanto pare muore. Non lo so, non mi fa vedere i danni. Mi hanno visto. Quanto manca il tramonto? C'è un buco. Ho dei kunai, non ho kunai. Manca molto. Diamo un'occhiata qui. Nel frattempo. C'è una secondaria? Villaggio del santuario Nishinomiya. Manca davvero poco. Stiamo per andare. Ti ho spaventato il cane. Allora. Dovrebbe mancare veramente poco. Ci siamo quasi. La notte è quasi giunta. Proprio realistico. Adesso è finito il tramonto e siamo in quella fase. Ma non è che stava diventando giorno, mo mi viene il dubbio. No, era giorno prima.
Pensavo andasse a investigare. Non l'ha visto. L'ha visto. Non mi ha fatto trascinare, va bene. Volevo tirarlo nel bush, però. Questo è un lavoratore? No. Merda. C'eravamo quasi, non avevo visto l'altro. Ok. Tiriamo giù l'ultimo minion qui. Aia. No, l'avevo parato. Va bene, ok, ci sta, facciamo più clean allora. La facciamo più clean. Oddio, non so adesso a che orario me lo fa ricominciare però. Ok, c'è stato un autosalvataggio. Peccato che non ho i kunai. Quella è la cosa che dà più fastidio. È andato fin fuori quello, sì. Sta tornando? Sì, sta tornando. Abbiamo un attimo. Non adesso, mi sa. Meglio quando sta dall'altro lato. Non so nemmeno se me lo farà trascinare, spero di sì. Devo attirarlo nel bush, ma non è servito. Donna. Data come prima. Va bene. Merda. Non vedo.
Dai. Ok. No, non è morto. Ora sì. Ok. Sono finito sotto il carro. Allora. Non li hanno uccisi, no? Possiamo sfruttare la situazione così. Ottimo. Non vicino a loro, non vicino a loro. Vieni qua, pezzo di merda. Ancora più in qua. Sta pure l'amico tuo. Ok. Allora noi due. Mi stavo anche grattando, amico mio. Ok. No, era un altro. Ok. Il campo della morte. Shindo Hiroshi, durante la mia assenza confido che la tua lama sia rimasta affilata e che tu abbia dispensato giustizia. Dobbiamo liberare al più presto queste terre dai fanatici di Kyonyo. Che le loro teste putrescenti siano un monito per tutti. Sono tornato al castello di Yamagasaki dopo la mia visita al nobile Nobunaga. Quando avrai fatto urlare i prigionieri per l'ultima volta, raggiungimi per un sake. Ti illustrerò i piani del Signore. Lascia pure il sangue sulla tua lama. Il colore acciaio cremisi è il mio preferito. Wada Koretake. Colui che cerchiamo. E abbiamo sbloccato il cappuccio da shinobi nascosta. Un segmento di salute rimosso con gli assassini di notte. Un ottimo vantaggio. Peccato solo che non abbiamo... oddio. Può funzionare. Più 20% di danni inflitti di notte. Per un po' terremo questo set, dai. Anche perché ormai è rimasto indietro questo qui. E si abbina anche la spada dietro, tra l'altro. Quindi un'ottima cosa, in realtà. E ora che abbiamo il nostro nuovo set da shinobi, possiamo andare dove ci porta... Oddio, aspetta, mi sa che qui c'è roba da lootare, in realtà, oltre che i prigionieri da liberare. Frasche, minerali. Ottimo così. Porca puttana. Sono di plastica o... Cioè, non riesco a capirla questa cosa. Tutti quanti li ha liberati, no? Quelli che stavano fuori? Stavano a guardare. Ah, ok. Vabbè, dai. 3 ne abbiamo salvati. Ora abbiamo il nostro cappuccio. Acquistiamo il Kakurega, così possiamo anche tipparci. Tocca l'altra missione. Già. Fede rubata. Kyonyo, in cerca di alleati per sconfiggere i soldati di Wada Koretake, invia Naoi a chiedere aiuto a un amico fidato, Mitsumune, che ricordiamo si trova a nord di Yamagasaki, quindi qui su. Il suo campo è alle cascate di Nunobiki, che saranno qui, vicino a un promontorio, no? Ok, ottimo. Ok. Quindi andiamo
al castello di Amagasaki. E muoviamoci verso il bosco. Che cavolo di incendi appiccavano qui in giorno. Tori, penso che dove siamo diretti. C'è una torre lì su. Guardate il cielo. Che bello. Credo sia un santuario di preghiera, sì. Vediamo che bonus ci dà. Benedizione, il tuo guadagno di adrenalina aumenta temporaneamente. Va bene. Un carro. Azioni. Dirottato, ma hanno lasciato tutto lì. Santuario Nishinomiya. Wow. Santuari onorati 0 su 3. Quindi adesso dobbiamo trovarne altri 2. Che bello! Secondo me non poter camminare senza il controller, visto che probabilmente si corre con WASD, è criminale. Perché in una situazione del genere credo che raccolga veramente quella che è la sensazione di questo luogo. Ho sbagliato palesemente strada, però... Io forse non dovrei essere qui, aspettate. Bravissimi. Posso unirmi? Mi sta guardando. Mi sta anche un po' schifando, credo. Salve. Andiamo via, va. Allora. Ah, ma io sono andato nella parte sbagliata. Cioè, mi sono lasciato trasportare da questa direzione qui. In realtà dovevo continuare in quella direzione. Va bene, torniamo indietro allora. Questa zona la esploreremo poi. Non mi avvicino a quel tipo con un punto di domanda, un punto esclamativo, se no va a finire che mi parte una missione. E in questo momento voglio andare a fare l'altra principale. Ok. Quindi credo che si riferisca tipo a quella direzione lì banalmente, o no? O sono andato troppo in là? No, in realtà devo ancora andare più in fondo. Dulcis in fondo.
Ovviamente potrei anche mettere il segnalino, Cioè non succede nulla se faccio così. Non collocabile. Ah no, perché giustamente già conta come obiettivo attuale, ok. Non voglio abusarne perché comunque trovo che perdersi nell'open world e fare queste piccole attività sia fondamentale per godersi il gioco e in generale per godersi l'ambientazione più che altro. Quindi per questo che non ce l'ho sempre attivo e che non seguo sempre tutto. Eccolo lì. Cascate di Nunobiki. 腹の虫が鳴いとるわ。いずれ道は開ける。今は辛抱じゃ。これだけに兵糧を断たれ。このままでは飢え死ねぞ。玄順殿。盗っ人ならばここには何もありはせぬぞ。京女殿から言われここに和田これだけを討つため兵力をお貸しいただきたい。織田が攻め入った時は4万の軍勢を誇っておったが今はこのざま。和田に真っ向からぶつかろうものならば今度こそ全滅となろう。 Vorresti dire che non attaccandolo non vi ammazzerebbe comunque tutti se vi becca. 尼崎城での守りは夜分に薄くなるとか。お主は勇ましい。されど像を失ったと知らば京女様のおそばにわしはおられんだろう。像とは京女様は由緒ある像を託してくださった親鸞様の護衛だ。親鸞様は宗祖であり極楽浄土に往生する道を主情に示してくださった。 恥ずかしながらそのお方は存じませんでした。その方がよかろう。近頃は名を口にするだけで殺されかけるゆえ、なれど護衛を盗まれたままにもできんのだが、取り返したくとも。Ok, so già cosa vuoi chiedermi. È molto chiaro. その像を取り戻す必要があるなら私が参りましょう。では待とう。 È stata portata alle colline di Senri e al villaggio postale di Toneyama è sorvegliata dai banditi. Toneyama l'abbiamo visto, no? Quindi torniamo lì. Sta arrivando una tempesta. Andiamo, fido destriero. Vi abbiamo dato un nome, ragazzi. Proponete dei nomi, dai. È importante. Allora, questo è il castello. Villaggio postale era di qui, no? No, questo è Muko. Toneyama non l'abbiamo scoperto. Colline di Senri. Ah, in questa zona nuova. Ok, comunque siamo nella giusta direzione. Kasao. Ok, ok, ragioniamo. Tiratene fuori altri e vediamo. Per adesso Kasao è ottimo. Colline di Senri. Cos'è questo posto? Ma che bella casetta di campagna! Salve. Cosa stava facendo? Oh no, scusatemi, non volevo spaccarle tutte, vabbè. Cosa stanno cucinando qua?
Vabbè, ormai ho fatto un po' un casino, ma io se me ne vado prima che torni il proprietario, perché sennò non credo che sarebbe contento. Via, via, via. Lei è sempre Osaka, credo. Giusto? Vediamo un attimo, devo un attimo ambientarmi correttamente, sì. Wow, posso dire che è veramente bello però viverlo così, perché inizi a capire, no, dove ti trovi, cosa stai vedendo. Piano piano ci sapremo ambientare. Comunque le colline sono in quella direzione, qui io non ho capito cosa si trova. Della roba da rubare. Sarebbe scorretto da parte mia lasciarlo qui, no? Livello 11. È notte, non ancora. Se no avrei una tacca in più. Ce la facciamo. No? Mai. Riesce ad uscire? Fare qualche giro strano, credo. Si ferma lì. Ora. Terza. Porca puttana, perché si è alzata? Non lo so. Ok, vieni, vieni, vieni. Non credo di tirarlo giù, però, eh. Non sono nel... No, non lo erano. Aiuto! Ho capito. Ok. Aia! In svantaggio. Uno shinobi deve sapere anche quando andarsene. Via. Sto sempre senza kunai però, eh. Che fastidio. Facciamo perdere le nostre tracce, andiamo nel bosco. Oddio, non vedo niente. Ok.
Dovremmo essere vicini al nostro obiettivo. State vedendo niente? Ok. Dove siamo arrivati, scusami? Abbiamo fatto giro al largo. No, dobbiamo andare dritti di là. Ecco l'insediamento. 盗賊に荒らされとる。どこも同じじゃ。 Eccolo qui. Credo che sia proprio questo. Possiamo usare una vedetta, effettivamente. Ce l'abbiamo? Sì, l'ultima. Ok, è proprio lui. Devo giusto confermare la cosa. Zona di indagine. Villaggio postale di Toneyama. È un intero villaggio comandato dai banditi. Posso dire che è il più interessante finora, perché non è un accampamento, una fortezza come al solito. Pullula di nemici, ma è un villaggio normale. Sarà ancora più divertente. 入ってはならん場じゃ。忍ばねば。 Continuano a non avere i kunai, però. Allora, il loot ci pensiamo dopo. È pieno di campioni, quelli non li possiamo assassinare. Riposa l'allarma, mi raccomando. Vai giù. Questo non so se era un nemico o un civile. Era un civile, quindi non lo ammazziamo. Il cecchino ha un archibugio o un arco? In ogni caso dobbiamo tirarlo giù. È mezzo addormentato. È il momento giusto. Non so se si possa liberare. Ok.
Ok. Piccola gaffa, fortunatamente è andato tutto bene. Oi kunai. E va giù. Cavolo stava mangiando questo? Arance. No? Pasta? Non riuscirò mai a trascinarlo fin qui quello. Nemmeno lui riesco a trascinarlo. Se fischio a lui, mi sente lui però. Ok, ce l'ho un'idea su di lui. Stava dormendo questo staffa. Chi è che mi sta vedendo? No. Lo stealth non è finito, amici. Non avete rovinato niente, state tranquilli. Volevo fare questo. Girati. Yeah. Campione, tanto a te non ti potevo comunque assassinare. Aia, mi hai assassinato tu. Porca troia, mi ha rovinato tutto. No. Era tutto così bello e perfetto. Madonna.
Così bello e perfetto. Stava uscendo clean, ma adesso si può solo che migliorare. Da dove mi ha ripreso? Ah, ok. Ok, ok, ok. Sono pure belle le animazioni di assassinio. Sono varie finalmente. Verrà a vedere dove è andato il suo amico? Mi aspetto di no, è comunque Ubisoft. No, infatti no. Per un attimo pensavo stesse arrivando. Hai intenzione di verificare se ci sono? Ho capito. Tu vedi uno sul tetto e vai a vedere dentro, ho capito. Vabbè. Non riusciamo a tirare giù. Però forse posso togliergli 2 tacche di vita. Cosa stai facendo? No, non posso proprio. Mi spiace, sorella mia, ma sei trovata nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Qui il nostro obiettivo, la statua. Ottimo che l'abbiamo attirato fuori allora. Katana ardente della malizia? Ho letto bene? No, prima di tornare non ho vedette, ma cerchiamo di rubare quanta più roba possibile. Prendista degli strumenti.
Vabbè. È pur sempre Ubisoft. Ecco, se si concentrassero un po' sull'intelligenza artificiale come prossima roba non sarebbe male. Ma non è andato. Aia. No, mi ha fatto ammissare. Aia. E non sono in molti, eh. Oddio, più o meno. Due che stanno a fare? Calmo, buonanotte. Quindi? Cosa farai? Tuo amico è morto? Stupido. Ok. Rubiamo la parte destra del villaggio e ce ne possiamo anche andare. Poveri sciocchi. Ok. E ti prende. What? È lui. The Chosen Undead, portatore del marchio oscuro. È lui. Un portatore del segno oscuro non può mai morire, ma può perdere la speranza e andare completamente vuoto. La morte non è mai... Oh, ce l'abbiamo fatta. Non era poi così tanto Chosen. Non era poi così tanto Chosen, ragazzi. Vabbè. Allora, qua ho una bella idea.
Ammazziamo anche lui. Non posso? Mi vede? E adesso a noi due. Ha ancora visto? Ma ora mi vedrai. Ma perché ha la voce femminile se ha la Scusatemi. Va bene. Sono un po' stranito. Non ci posso credere. E causa del suo mal pianga se stesso. Vabbè. Ragazzi, ma per questo episodio io penso che ci possiamo anche salutare qui. Vi da lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo. Come al solito trovate la playlist lì sopra. Bella Fandonia.